Cari amici del canale, già immagino le facce di tantissimi di voi che hanno visto il titolo la 24 volte, finalmente a terra sul canale di Gianni. Bene, voi lo sapete, l'ho già descritto in tanti video, perché non ho mai fatto video sulla 24 volte? Perché è una via di mezzo. Quando abbiamo i settaggi, abbiamo un'idea sulla 12 volte, facciamo tutto per 2. Quando abbiamo la 48 volte facciamo tutto diviso 2, quindi l'ho sempre considerato una via di mezzo facilmente risolvibile. Però adesso c'è la necessità della 24 volt. Tanti di voi me l'hanno chiesto e di fronte alle richieste vedo la necessità di farlo. Voglio aggiungere tanti elementi, quindi non sarà semplicemente il riassunto della 12 della 24 diviso 2 moltiplicato per 2, ma ci saranno tanti perché si usa la 24 volt, come va configurata, quali batterie vengono usate. Ebbene, io voglio fare una 24 volt molto semplice, ovvero utilizzeremo il bestione arancione 24 volt che tantissimi di voi hanno acquistato. Useremo batteria al piombo della forklift giusto per cominciare. Quindi iniziamo in maniera semplice ma potente, perché questa che vedete, ragazzi, è una cella da 2 volt al piombo che pesa 30 kg e come al solito la scrivania di questo canale, finché qualche giorno non mi si sfonderà, dimostra tutta la sua robustezza. Le cose vecchie funzionano, ok? Bene, questa è una cella al piombo, ragazzi. Sviscereremo già in questo video quelle che sono tante caratteristiche positive e negative delle piombo per dare possibilità a tutti di fare questo impianto a 24 volt. Voglio partire in maniera semplice, poi passeremo alle litio, ovviamente, ci saranno tanti dettagli e partiamo col bestione arancione da 24 volt, quindi è un impianto veramente economico, un impianto semplice. E ragazzi, la cosa bella delle piombo, ve lo dico subito, ci attacchiamo 2 cavi e basta. Non abbiamo il BMS, non abbiamo l'equalizzatore attivo, però abbiamo tante accortezze. Fra 4 secondi, ragazzi, buona visione, iscrivetevi al canale. Partiamo quindi con le prime considerazioni. Perché si sceglie la 24 volt? Ebbene, ragazzi, fondamentalmente è una questione di equilibrio tra un impianto non troppo potente, ma neanche poco potente come la 12 volt, e nel contempo anche la semplicità di uso e l'economicità proviene fondamentalmente dalle batterie. Perché? Perché quando facciamo un impianto a 48 volt, se lo dovessimo fare con queste celle al piombo, ne abbiamo bisogno 24, mentre con la 24 volt ne abbiamo bisogno 12 e con la 12 volt ovviamente ne abbiamo bisogno 6. Allora voi capite che 6 di queste celle rispetto a 12 e rispetto a 24 c'è una differenza. Bene, la 24 volt sta nel mezzo. Chi la sceglie ha già risparmiato la metà in termini di batterie rispetto alla 48 volt. Però teniamo presente che invece gli inverter tra la 24 e la 48 volt hanno una differenza che non è poi così sostanziale. Ecco perché io mi concentro non tanto sull'economicità quanto sul reale fabbisogno di casa vostra. Mi spiego meglio. Se voi avete una casa energivora e quindi avete piano induzione, condizionatori, lavatrice, asciugatrice, insomma tanti elettrodomestici, ebbene con la 24 volt e ancora di più con la 12 volt potreste avere delle carenze, perché ricordo a tutti voi che con la 12 volt possiamo utilizzare in continua fino a 1500 watt, 1800, ma quando cominciamo ad andare a 2000 watt i cavi cominciano a diventare 90-95 mm quadri, mentre con la 24 volt abbiamo dimezzato i cavi, abbiamo dimezzato le potenze in termini di consumo rispetto alle celle. Questa è la scelta delle 24 volt, ma se avete anche lì una casa energivora dove dovete superare i 3 kW in continua, e allora ragazzi, in continua intendo continuamente, cioè in maniera continuativa, ebbene 3000 watt assorbiti in maniera continuativa ci obbligano alla 48 volt. Ecco che la 24 volt si colloca in mezzo, mentre con la 12 abbiamo 1500-1800 continui, qui possiamo avere 2000, 2004, 2005 continui. Quindi abbiamo un impianto medio, ecco dove si colloca la 24 volt. Ovviamente ragazzi ci sono anche le 36 volt, ci sono le 72, ci sono le 96, cioè possiamo gestire il nostro impianto come vogliamo. Cambia cosa fondamentalmente? La quantità di batterie, in questo caso di celle, e
la quantità, la potenza dell'inverter che deve essere commisurato alla tensione che scegliamo. Vi ricordo che se a volte mi fate domande, posso usare un inverter della 24 volt per la 48? No, ovviamente, è l'inverter per 48 volt non è lo stesso della 24, quindi ogni inverter ha la sua tensione, mentre le batterie, in funzione di quante ne mettiamo in serie, generiamo noi la tensione desiderata. Ora, detto questo, abbiamo capito qual è la scelta della 24 volt, quindi invito tutti voi a fare la prima riflessione in assoluto del vostro impianto, che è esattamente quanto consuma casa mia, e anche in previsione del futuro. Quanto consumerò dopo che avrò provato le soddisfazioni del gratis? Quando il sole mi regalerà, o l'eolico, la mia corrente, io vedo che non comincio a pagare delle bollette solamente il fisso, soprattutto d'estate, anche se ragazzi questo inverno ci sta regalando tanto sole, Non so se è positivo a livello di natura, e indubbiamente non lo è, perché le stagioni hanno bisogno dei loro climi, ma questo è un altro discorso. Quindi la prima cosa che dovete valutare è quanto consuma casa vostra. Visto che diventerò energivoro, mi piacerà consumare a gratis, dovrò aumentare gli elettrodomestici che passano da gas a elettrici, oppure sono altri elettrici per la qualità della vita. Ebbene, calcoliamo questo, perché se siamo al pelo con la 24, il momento in cui aggiungiamo un piano induzione da 1 kW 6, 1,8, 2000, a quel punto la 24 ci diventa poca roba, abbiamo bisogno di più potenze erogabili. Cosa intendo potenze erogabili, ragazzi? Immaginiamo un impianto a 24 volt o qualsiasi potenza. Noi abbiamo un elettrodomestico che parte. Ebbene, se abbiamo i carichi resistivi classici di lampadine e quant'altro, o carichi capacitivi, non abbiamo grossi problemi, perché le potenze sono normali, ovvero le tensioni sono quelle, gli ampere sono quelli, e noi visualizziamo subito sull'inverter l'assorbimento. Quando invece parliamo di carichi induttivi, che sono motori, sono le pompe del pozzo, sono tutti quei carichi che hanno bisogno di una spinta iniziale e quindi generano uno spunto, ebbene lì parte la problematica. Se abbiamo un inverter a 12 volt o a 24 volt che assorbe, ad esempio una pompa di un pozzo assorbe 1200 watt, ebbene nel momento dello spunto può arrivare anche a 2.500, 3.000, 3.500. In quello spunto lì potremmo avere il crollo della tensione delle batterie a motivo del grande assorbimento, del forte assorbimento. Ebbene l'inverter, vedendo la tensione scendere sotto i parametri che noi abbiamo impostato nel parametro 12 ad esempio dei vari ibridi piuttosto che del toridale, del bestione arancione, ebbene, vedendo questo calo improvviso di tensione, finto calo di tensione, non è un calo da consumo, è un calo da spunto, ma questo lo obbligherà al passaggio alla rete. Spesso mi chiamate dicendo: avevo le batterie cariche, ma è passato alla rete, non riesco a capire come mai. Dopo un secondo è ripassato a batterie. Sì, abbiamo messo il parametro 12 e 13 troppo vicini, abbiamo fatto il passaggio alla rete, poi lo spunto è finito, la tensione è risalita a quella reale e l'inverter è ripassato a batteria. Quindi abbiamo questo ding dong che non va assolutamente bene. Ecco perché l'ho detto in altri video, andiamo a calcolare bene il passaggio a rete parametro 12, il passaggio a batteria parametro 13, lasciamo il divario giusto in funzione del nostro impianto, soprattutto in funzione degli spunti. Non sto dicendo che siano meglio, perché alcuni aspetti negativi delle piombo sono ad esempio il fatto che non hanno la longevità delle LiFePO 4. Le LiFePO 4 dopo 10 anni trattate bene hanno ancora l'80% della capacità, le piombo no, durano molto meno. Allora ecco che la scelta di piombo per questo video è stata dirottata da parte mia su queste, che sono le cosiddette celle singole per muletti. Queste sono macchine da guerra, queste hanno piastre di piombo consistenti. Ovviamente le piastre di queste batterie non sono le Planté che inventò la batteria nel 1859, vado a memoria ragazzi, 1859 Planté, francese, inventò la batteria e fece una batteria a piastre solide. Ebbene, c'è un video, uno dei miei primi, dove parlo della Planté perché avevo iniziato a produrre una batteria Planté che ha una caratteristica fantastica, ragazzi. Dopo che viene trattata con i vari acidi, compreso acidi pesanti, non voglio dirli qua perché sono pericolosissimi, ebbene la Planté dura più di 50 anni. Abbiamo una batteria al piombo che dura più di 50 anni, ragazzi.
però è pesantissima. Per fare una plantée da 100 ampere abbiamo bisogno ovviamente di decine e decine di chili di piombo. Andate a vedere il video perché è interessantissimo, la costruzione di una batteria al piombo partendo dalla fusione, dalle piastre, dagli stampi, eccetera. Ora, le batterie che si usano oggi sia per la macchina che queste sono tutte Foré, che è un altro francese che qualche anno dopo sviluppò un tipo di piastra diverso, che è una piastra ad ossidi, ovvero sulla piastra positiva c'è il diossido di piombo e sulla piastra negativa c'è il piombo metallico. A questo punto piastra positiva e negativa incastrate, e qui sono molto spesse, sostanziose, grosse. Vi ricordo che queste sono della Forklift, trovate il link sotto al canale, è un'azienda serissima che fa parte della playlist di questi, mi fido. Ebbene, contattate Marco via mail, è una persona disponibilissima per dirvi se volete fare questo impianto, costi, prezzi e quant'altro. Costi, prezzi è la stessa cosa. Allora, ragazzi, quindi queste sono quelle più longeve, sono le deep cycle, cioè la scarica profonda, si usano per i muletti, quindi sono state adattate al fotovoltaico e hanno una caratteristica, ragazzi, queste e non le litio, nessuna litio, attenzione, pericolosissima, queste vanno equalizzate, ovvero una volta al mese circa, ogni 28 giorni, vanno portate a una tensione superiore perché devono, come si dice in gergo, bollire. Ebbene, questo crea la completa distruzione, o meglio trasformazione del solfato di piombo che ritorna al suo stato originale di solforico, e a quel punto si ripristinano, si rigenerano, e facendo una di queste equalizzazioni mensili noi abbiamo la longevità di queste batterie. La loro caratteristica anche che devono essere sempre caricate al massimo, quindi attenzione a non scaricarle troppo e poi vi beccate 5, 6, 8 giorni di nuvoloso e non riuscite a caricarle, parte il principio di solfatazione che poi dovete recuperare con un'equalizzazione. Insomma, sotto questo aspetto vanno trattate bene. Vanno riempite perché qui vengono già consegnate dai fornitori piene di acido solforico con le relative dosi di acqua distillata, e poi vanno riempite di acqua distillata man mano che scende il livello. Perché scende? Perché c'è un'evaporazione quando c'è l'uso di queste batterie. Insomma, queste sono le batterie al piombo. Hanno queste caratteristiche che va tenuto in considerazione. Un'altra cosa che faremo, la vedrete subito adesso perché farò il posizionamento di questa batteria nel suo luogo di installazione. Queste non vanno compresse ma vanno chiuse, ovvero io in 2 pezzi di legno, il solito compensato marino che uso, l'avete già visto anche nelle Leaf Epo 4, ebbene le andrò a chiudere. Perché vanno chiuse? Perché queste batterie possono spanciare. A furia di lavorare in carica e scarica, le piastre si possono fare una specie di fisarmonica che alla fine qualche ossido gradualmente cade in mezzo alla pancia e va a gonfiarle. Ecco perché sul profilo vedete che sono anche un po' comprimibili. Ebbene, io le adagerò tutte una vicino all'altra in serie, come vanno fatte, sono 12, si genererà la 24 volt, e poi con queste 2 piastre di legno, come vedrete fra poco, andrò a chiuderle, e qui finiamo col video numero 1 e cominciamo a fare la cosiddetta prima carica di equalizzazione, cioè prepariamo tutte le celle pronte all'uso, pronte per essere allacciate nel video 2 al nostro inverter. Questo è ciò che volevo dirvi sulle celle al piombo. Partiamo con questo impianto molto semplice. Un'altra caratteristica delle piombo, ho detto, è quello di curare il livello, non deve essere mai troppo, se no rendiamo soffice la nostra miscela di acido solforico e acqua, e neanche troppo secche, se no la arricchiamo e le celle vanno a distruggersi, perché quando c'è troppo acido solforico distruggiamo la cella, quindi vanno tenute sotto controllo. Una caratteristica positiva, ragazzi, queste lavorano fino a meno 25 gradi in carica e scarica, le Leaf Epo 4 no, a 0 gradi non vanno mai caricate, lì le roviniamo per sempre. Fate attenzione quando acquistate le celle dalla Cina, perché spesso viene detto temperatura di lavoro delle litio ferrofosfato è meno 25. No, non è così, è 0 gradi in carica. Con la scarica possiamo anche andare sotto 0,
e teniamo presente che i nostri BMS sono dispositivi che proteggono anche da quello. Però quando comprate un BMS, ragazzi, vedete quante nozioni sto dando anche in questo video, che sembra, ok, facciamo l'impianto a 24 volt con le piombo, ma c'è sempre un sacco di cose da dire. Quando comprate il BMS dovete settarlo, perché di fabbrica ve lo danno a meno 40, no, deve essere a 0 in carica, e potete impostare qualche grado in meno. Io di solito voglio stare abbondante, non voglio usare le LiFePO 4 al freddo, quindi lascio sempre 2,2 o 4,4, cioè a 2 gradi minimo non deve né caricare né scaricare, però in realtà potete fare 0 come carica e meno 10 come scarica. Non mi fido, perché il sensore rispetto alla batteria, che può essere appoggiata al suolo, possono avere temperature diverse, anche se è vero che il sensore è all'interno delle batterie. Torniamo alle piombo. Qui possiamo utilizzarle fino a meno 25 gradi. Ora, sugli e-Power, ad esempio, come regolatore di carica, c'è il cosiddetto correttore della carica in tensione in funzione della temperatura. Questo non lo facciamo sulle litio, ma sulle piombo va fatto. Ovvero, quando abbiamo le celle al freddo, cosa intendo freddo? Rispetto al 25 gradi scendiamo gradualmente verso il freddo, e rispetto ai 25 gradi saliamo gradualmente verso il caldo. Ebbene, che saliamo o scendiamo, abbiamo l'obbligo di regolare la carica in termini di tensione. Non lo facciamo noi, lo fa l'e-Power in automatico. Quindi noi gli diamo, in base al costruttore della cella, della batteria, noi gli diamo quello che è il millivolt in cui il regolatore di carica deve salire o scendere in funzione delle temperature, ok? Il calcolo, adesso la formula ve la metto qua a video, e questa vi serve per impostarlo, ad esempio nell'e-Power. Quando avete messo questo, equalizzazione e la regolazione in funzione della temperatura, bene, lui farà tutto in automatico. Man mano che scende la temperatura sale la tensione di carica, e man mano che sale la temperatura atmosferica deve scendere la tensione di carica. Per ripetere sinteticamente, poi lo vedete bene nei dettagli, quando noi abbiamo le batterie al caldo dobbiamo caricarle meno, quindi non saranno 14,4, 14,6, saranno magari 14,2, 14,1, 14, a seconda del caldo. E invece quando comincia a diventare inverno, allora saliamo 14,4, 14,5, 14,6, e questo non è un termine unico, non è un calcolo unico, ma ogni casa costruttrice ci dà la nostra variazione, ovvero di quanti millivolt per cella rispetto ai gradi di temperatura dobbiamo aumentare o diminuire. Punto. Scusate se sono lungo, ma questo video vuole essere, come tutti, molto dettagliato. Andiamo avanti, ragazzi, con altri dettagli. Ebbene, quando parliamo di queste celle sappiamo che dentro c'è l'acido solforico, quindi dobbiamo essere sicuri di posizionarlo in un posto ventilato. Non possono essere al chiuso, perché mentre lavorano loro sviluppano idrogeno, quindi questa dissipazione nell'atmosfera deve esserci. Quindi mettiamo una ventola, una finestra, una situazione dove non c'è un locale ermetico, magari anche piccolino, dove possa esserci un accumulo di idrogeno. Questo non va bene. A questo punto sappiamo che c'è l'acido, e quindi è anche pericoloso, nel senso che non dobbiamo permettere ai bambini di andare a giocare e tirarsi una cella di queste addosso, oltre al peso, perché sono 30 kg. Questo vale per tutto. Il locale tecnico non può essere accessibile ai bambini e agli animali domestici, che hanno magari un collarino di metallo e vanno a fare corto lì, poi trovate il cane attaccato. Insomma, ragazzi, non è bello. Abbiamo questa sorta di lungimiranza dove andiamo a calcolare quelli che possono essere degli imprevisti. C'è una formula, più che una formula è un detto nel campo elettrico e campo elettronico, che si chiama inerzia comportamentale. L'inerzia comportamentale è ciò che facciamo ha una conseguenza. È come se lanciamo una palla, lei va avanti per inerzia. Se lasciamo la macchina che va in folle, lei va avanti. Bene, mentre andiamo avanti in un lavoro, andiamo con lungimiranza a capire cosa potrebbe succedere là dove c'è un bambino, là dove c'è un'inondazione, là dove c'è metallo che può cadere sui poli.
Questa è l'inerzia comportamentale. Se abbiamo questa capacità di calcolare cosa potrebbe succedere, che evento potrebbe accadere là dove abbiamo un impianto, ebbene saremo ancora molto di più in sicurezza e in fattibilità con serenità, perché ricordiamoci che al di là delle assicurazioni c'è anche il rimorso, la coscienza che ci potrebbe rodere qualora succedesse qualcosa ai nostri cari, ai nostri animali, e la nostra casa e quant'altro. Ok ragazzi, questo non era un risvolto sociale quanto riflessivo come al solito su questo canale. Altri elementi, andiamo avanti ragazzi. Fattore peso, le piombo pesano, quindi vanno tutte rigorosamente a pavimento o su tavoli e supporti che sono stagni, perché hanno un peso specifico, lo sapete, il piombo è alto, mi sembra che sia, adesso vado a memoria, intorno agli 11 kg litro, quindi è molto importante, perché un litro di acqua pesa 1 chilo, un litro di piombo pesa 11 kg, ok? Quindi questo è importante. La densità energetica non è come nel litio, è molto meno, il che significa che per avere grandi capacità dovremmo avere tante batterie. Ecco che da quello che avete visto, aspetti positivi e negativi, io consiglio le piombo a chi vuol fare veramente un impianto semplice con 2 cavi, un fusibile, uno stacca batterie, l'inverter, regolatore di carica e pannelli, ovviamente il combiner box, e avete fatto un impianto, è funzionale. In funzione dei consumi, adesso con la 24 volt avete anche più possibilità, vi potete divertire, potete fare andare una baita, una casa modesta, tutto quello che volete voi. Se no ragazzi, passate alla 48 volt o passate alle LiFePO 4. Lo scopo di questo canale è per tutti gli amici del canale che mi hanno scritto: Gianni, io non me la sento di montare il BMS. Non me la sento ancora di più di montare l'Elerix, che è ancora più complesso. Non me la sento con le LiFePO 4, tutti questi cavi, non me ne intendo. Ebbene ragazzi, perché privare anche questi amici del canale della soddisfazione di non pagare la bolletta? Chiaramente l'impianto è semplice, meno potente, ma lo potete fare. Questo è lo scopo di questa playlist chiamata appunto 24 volt. Ragazzi, adesso montiamo le celle, andiamo a chiuderle, andiamo a prepararle per il video numero 2 che sarà quando uscirà. Ecco, questo è un aspetto importante ragazzi, molti di voi hanno un interesse mirato. Io Gianni sono interessato alla batteria a sabbia, quando la finisci? Ragazzi, qui adesso sono in ballo con le progettazioni, sto scegliendo i migliori elementi, vi sto coinvolgendo anche attraverso i commenti, ci vuole tempo. Avete visto che è partito il Victron, ci vuole anche lì tempo, e tutte le altre playlist, ma gradualmente vanno tutte avanti e voi scegliete una playlist. Ma il Victron è caro, va bene, la utilizzeranno coloro che possono spendere. Ma Gianni, quello là era più economico, utilizza quello più economico. Ma io non mi fido di quello economico, voglio il Victron, e utilizza il Victron. No Gianni, voglio la 12 volt e utilizza la 12 volt. È proprio questo lo scopo del canale ragazzi, dare lo scibile della conoscenza sull'energia alternativa. E ragazzi, 2024 partirà con sorprese grandi sorprese, iscrivetevi ragazzi. Andiamo avanti, facciamo il montaggio e facciamo la chiusura. Non l'ho chiamata compressione perché non vanno stritolate, non vanno compresse come le LiFePO 4, anche se le LiFePO 4 noi dobbiamo schiacciarle. Vi ricordo che il dado rispetto al bullone, ogni giro che fa la forza è enorme di compressione, quindi attenzione anche lì, e andiamo a prepararle per l'equalizzazione. Buona visione. Ebbene, qui ragazzi vedete l'inizio del posizionamento, vedete? Ho messo le prime 3 celle qua, ok? È importantissimo che da subito partiate bene, vedete che ci sono i poli contrapposti, cioè meno più, poi ci sarà la serie che si va così da più a meno e si andrà avanti a zig zag. Questo è importante perché dato che le celle pesano, andare a spostare tutto non è il massimo, e soprattutto se sbagliate polarità, se fate un cortocircuito qua ve ne accorgete subito, mi raccomando. Io ho deciso di mettere positivo e negativo vicini qua perché partirò esattamente da qui con i cavi che andranno all'impianto, quindi saranno vicini. Vedete che dietro ho già posizionato un legno volante, cioè questo è amovibile, in modo da calcolare poi il destra e sinistra che andranno forati con le 3 barre che andranno sopra, a metà e sotto per andare a chiudere le celle. L'altra piastra di compensato è questa. Non usate ovviamente legni diversi dal compensato, o usate delle plastiche rigide
oppure ci vuole il compensato, non il truciolare, perché quando andate a stringere quello si può indubbiamente rompere. Ragazzi, anche una pulizia alla superficie, ai poli, ai contatti, perché ricordate che la pulizia fa male solamente alle tasche. I buchi ho preferito farli a 10 cm, 30 cm e qua 10 cm. In questo modo abbiamo una distanza di 10, 10 più 10, 10 più 10 e 10. Ho creato questa proporzione perché non ho voluto dividere in 3, se no avrei dovuto mettere 2 barre, ma diviso in 3 in questo modo mi è sembrato più opportuno per contenere le batterie al piombo. Qui ragazzi vediamo le celle tutte allineate, sono 12 pronte per essere messe in serie, molto potenti, pesanti, e qua vediamo tutti gli accessori per la chiusura del box. Qui vediamo i dadi acciaio inox, questi sono i bus bar ricoperti in gomma, cavo ricoperto in gomma, questi sono i vari bulloni che andranno a chiudere i bus bar, e questi sono i due primari di acciaio inox che saranno polo positivo e polo negativo. Andiamo a montare adesso il box. Ecco infilate le barre nella prima tavola che ho posizionato dietro, attaccata al muro. 6 barre, adesso procediamo a infilare la seconda tavola. Ed ecco le celle chiuse all'interno di questo box autocostruito. Ci sono le barre. Chiaramente quando andiamo a stringere i vari dadi dobbiamo avere la stessa misura, quindi andremo a verificare che come qua ci sono 41 cm e mezzo, devono esserci sui 3 livelli 41 e mezzo e anche indubbiamente sull'altro lato. In questo modo abbiamo creato una chiusura parallela senza che le batterie risultino quindi storte. Una volta chiuse le celle in maniera definitiva potrete riscontrare una diversità nei livelli. Guardate ad esempio queste due. Questa è piena fino al livello indicato, quella precedente invece è leggermente più vuota. A questo punto non dobbiamo riempirle in questo momento perché va fatta prima l'equalizzazione. Vi faccio vedere anche questa, è a livello giusto. Insomma, se andiamo a dare un'occhiata generale, vediamo questa ad esempio un po' più bassa. Ebbene, vanno riempite solamente dopo l'equalizzazione, perché durante l'equalizzazione c'è una sorta di dilatazione, di ampliamento di quella che è la superficie degli ossidi, vengono in qualche modo chimicamente caricati. Questa ad esempio è più piena di tutte. Andiamo a creare quindi tutti i vari passaggi con i bulloni chiusi indubbiamente a mano, dopodiché useremo la chiave dinamometrica. Uno dei passaggi molto importanti è questo è il proseguo, e curiamo bene di partire da un punto e andare in questo modo. Non facciamo errori perché sennò potremmo creare un cortocircuito. Quindi questo è il passaggio dritto. Posizioniamo anche qui i bulloni. E andiamo avanti fino alla fine. Una volta che abbiamo posizionato tutti i bulloni a mano e stretti leggermente con la chiave, andiamo adesso a posizionare la dinamometrica a 9 newton e andiamo a stringere finché lei stessa ci dirà basta. Newton, perfetto. E così faremo per tutti i bulloni della nostra batteria. Una volta serrati tutti i bulloni andiamo a fare la prima equalizzazione. Ebbene, ho preparato, come vedete, l'alimentatore stabilizzato a 31.2 volt, che è la massima tensione che dobbiamo dare a queste celle quando andiamo in equalizzazione. Ho messo 10 ampere, 10.10. A questo punto andiamo a connettere il positivo già fatto e il negativo, sempre ricordate, con la solita resistenza che va a caricare i condensatori, in questo caso del nostro alimentatore. Piccole scintilline, dopodiché andiamo direttamente sul polo e mettiamo l'ultimo bullone. A questo punto stringiamo
leggermente, qui non c'è bisogno della dinamometrica. E accendiamo. Vedete? Quindi erano già abbastanza cariche, perché come vi dicevo all'inizio, mai lasciare le celle piombo vuote, quindi erano già messe bene. E adesso andiamo a dargli la coelezzazione. Quando arriva a 31.2 andremo a ridurre gli ampere all'incirca 2-3 ampere e la lasceremo lì per 24 ore, in modo che si faccia, questo una sola volta ragazzi, si faccia un'equalizzazione molto importante dove c'è il ripristino degli ossidi, e questo perché le celle, ovviamente nuove o vecchie che siano, sono state ferme. Quindi andiamo a ripristinare tutti gli ossidi dei poli positivi, delle piastre positive e negative. Ebbene ragazzi, questo è il primo video, tanti dettagli, abbiamo visto come comporre la nostra batteria fatta di celle al piombo. Una cosa importante, mai raboccare se non avete fatto l'equalizzazione, quindi una volta al mese andate a fare questa equalizzazione, andate ad aggiungere l'acqua distillata, mai acido, se no aumentate la densità. Ricordate anche che le batterie al piombo vanno usate al 50-60%, 70%, e questo darà longevità. Se le usiamo al 70% dureranno meno che non al 50%. Ok? Quindi sono batterie che hanno una loro capacità ma che non può essere usata nella sua totalità, come nel caso del litio ferrofosfato. Ragazzi, vi ho portato anche alcuni cimeli che avevo in laboratorio da farvi vedere. Questi sono le fusioni, i lingotti, chiamiamoli così, di piombo puro. Questo è piombo 999 che veniva raffinato con i carboni per ottenere questi lingotti, con i quali poi si fondevano nel crogiolo e venivano inseriti in questo stampo che mi ero fatto fare, parliamo degli anni addietro, questo stampo tutto in acciaio, e vedete che c'è la fresatura dello stampo. Ebbene, c'è la contropiastra. Quando si doveva fare la piastra di piombo si chiudeva lo stampo così, c'era l'ingresso del piombo fuso e l'uscita dell'aria, dopodiché si aspettava un attimo, questa è una piastra molto grossa quindi raffreddava, si aspettavano pochi secondi, poi si apriva, tac, e usciva la piastra di piombo della batteria Planté, che era questa, con la quale realizzavamo le batterie Planté. Tanto lavoro, tanta esperienza, è stato fantastico ed è parte, vedete come sono spesse, queste erano 6 mm, ora una piastra di queste, positivo, negativo, e poi trattate con gli acidi e quant'altro, bene, ha una durata di circa 50, 60, 70 anni ragazzi, è una cosa impressionante, però sono molto pesanti, poco potenti, era la cosiddetta batteria Planté di chi l'ha inventata, il francese che l'ha inventato nella metà dell'Ottocento. Ragazzi, oggi tutte nuove tecnologie, ritorniamo però alle piombo perché c'è la semplicità, 2 cavi, abbiamo fatto il tutto. Nei prossimi video vedremo tanti aspetti sempre legati a questo impianto, con il bestione arancione che sarà il protagonista, che servirà anche a caricarle e ovviamente a scaricarle per utilizzarle. Ragazzi, è tutto per questo video. Vi auguro una buona visione per questa serie, per coloro che sono gli amanti delle piombo. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata!